Buongiorno e benvenuti sul mio canale. Una premessa necessaria. Mi definisco un agnostico, senza agnosi, senza conoscenza, uno dei tanti che non sa. E anche se non vivo da cristiano nel senso stretto del termine, concordo e cerco di seguire un'etica che si avvicina molto a quella che si attribuisce a Gesù nei Vangeli scritti dai 4 apostoli. Così anche io oggi sento il desiderio di salutare Francesco Bergoglio, a modo mio, usando un testo che molto probabilmente non è stato scritto da lui, nonostante in rete gli venga spesso affibbiato. Ma secondo me si avvicina molto allo spirito e al pensiero di questo Papa che non a caso ha scelto di chiamarsi Francesco. Come il santo che più di tutti ha tentato e vissuto gran parte della sua vita portando avanti il vero messaggio fondante del cristianesimo e venendo spesso ostacolato dalle istituzioni religiose del suo tempo. Ecco, Bergoglio non ha potuto e forse voluto vivere fino in fondo come San Francesco d'Assisi, ma ha più volte sottolineato la sua ammirazione per la vita e gli insegnamenti del santo, in particolare per il suo amore per i poveri, il suo impegno per la pace e la sua cura per il creato. Così Bergoglio, durante il suo papato, ha spesso sottolineato i suoi valori, ponendo l'accento sulla giustizia sociale, sulla difesa dell'ambiente e sul dialogo interreligioso, e soprattutto puntando il dito sull'ipocrisia di alcuni cristiani praticanti che sembra abbiano smarrito il vero insegnamento del cristianesimo. Dall'alto del suo incarico poi ha cercato anche di riformare e riportare la Chiesa più vicina ai suoi valori fondanti, più aperta e dialogante con il mondo contemporaneo, ma come era prevedibile è stato spesso ostacolato e osteggiato dagli ambienti più tradizionali e conservatori, che pare non abbiano alcuna intenzione di risolvere le contraddizioni che da sempre vive la Chiesa nei confronti del messaggio originario del Vangelo. Le mura degli ospedali hanno ascoltato preghiere più oneste delle chiese. Hanno assistito a baci molto più sinceri di quelli degli aeroporti. È negli ospedali che vedi un omofobo che viene salvato da un medico gay, un medico privilegiato che salva la vita di un mendicante. In terapia intensiva vedi un ebreo che si prende cura di un razzista. Un agente di polizia e un prigioniero nella stessa stanza che ricevono le stesse cure. Un ricco paziente in attesa di un trapianto di fegato, pronto a ricevere l'organo da un povero donatore. È in questi momenti, quando l'ospedale tocca le ferite delle persone, che mondi diversi si intersecano secondo un disegno divino. E in questa comunione di destini ci rendiamo conto che da soli non siamo niente. La verità assoluta delle persone, il più delle volte, si rivela solo nei momenti di dolore o nella reale minaccia di una perdita irreversibile. L'ospedale è un luogo dove l'essere umano si toglie la maschera e si mostra come è veramente, nella sua essenza più pura. Questa vita passerà in fretta, quindi non sprecarla combattendo con la gente, non criticare troppo il tuo corpo, non lamentarti eccessivamente, non perdere il sonno per le bollette. Assicurati di abbracciare i tuoi cari. Non preoccuparti troppo di tenere la casa immacolata, i beni materiali devono essere guadagnati da ogni persona, non dedicarti ad accumulare un'eredità. Stai aspettando troppo. Natale, venerdì, l'anno prossimo, quando hai soldi, quando arriva l'amore, quando tutto è perfetto. Ascolta, la perfezione non esiste. Un essere umano non può raggiungerla perché qui semplicemente non siamo fatti per essere soddisfatti. Qui ci viene data l'opportunità di imparare, quindi approfitta di questa prova della vita e fallo ora. Rispetta te stesso, rispetta gli altri, percorri la tua strada e lascia andare la strada che gli altri hanno scelto per te. Rispetto, non commentare, non giudicare, non interferire, ama di più. Perdona di più, abbraccia di più, vivi più intensamente e lasciate il resto nelle mani del Creatore.